Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre 2025 abbiamo la carta della sacerdotessa. Ragazzi, di solito è una carta di grande intuizione, è una carta che ci parla di qualcuno che riesce a vedere al di là delle cose, al di là di quello che è l'apparenza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il link al video di presentazione del corso Tarocchi e Karma che si terrà a settembre e poi ci sono anche i link dei corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo un 3 di pentacoli, un 9 di spade, fante di pentacoli, il diavolo, abbiamo la giustizia, un 8 di spade, un 8 di coppe e un fante di spade. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, guardiamo qual è l'energia del mese e potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro. Dopodiché andiamo a vedere tutti i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, i soldi e via dicendo. Partiamo da questo 3 di pentacoli. Potrebbe parlare di qualche collaborazione, potrebbe parlare di qualche responsabilità. Abbiamo una regina di denari, un 10 di bastoni e un 7 di coppe. Credo che siano responsabilità delle quali vorreste disfarvi, ma è come se faceste fatica a vedere tale possibilità. Andiamo a vedere il 9 di spade. Asso di coppe e 9 di pentacoli. Mm, il 10 di bastoni fa riferimento alle aspettative. Probabilmente sono aspettative che voi non vi volete lasciare indietro e delle quali o per le quali vi preoccupate. Perché il 9 di spade è una carta di preoccupazione. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. 3 di pentacoli, 10 di pentacoli e forza. È come un qualche cosa che deve iniziare. Il 3 di pentacoli sono dei progetti. È una carta di responsabilità, come vi ho detto prima. Però qui c'è qualche tema legato alla famiglia e al single, cioè ho come l'idea che potrebbe trattarsi di una relazione dove da un lato sì c'è la voglia di iniziare questa relazione che non è detto che sia romantica, può anche essere lavorativa, però dall'altro lato c'è come una sorta di insicurezza di base vostra sul sarò in grado di, ci sono troppe responsabilità, riuscirò a far fronte, riuscirò a creare un gruppo, riuscirò a stare in un gruppo o in coppia, per esempio. Andiamo a vedere questo diavolo. Dieci di coppe appeso, regina di spade e matto. C'è come
Può essere qualche tema legato all'ego, l'ego è sempre quello insicuro che ha bisogno di conferme da parte dell'esterno e siccome si inizia con questo 3 di pentacoli, io credo che durante il mese di settembre potreste cercare l'appoggio fuori, intorno a voi, diciamo così, no? E avete anche un appeso e un matto. Sento che è come se avessi bisogno di vedere le cose da un'altra prospettiva per evitare di essere troppo ingenui. È come se doveste cercare il lato B della medaglia o pensare ad eventuali problemi che potrebbero nascere in questa collaborazione, in questa unione. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo una regina di coppe. È un 4 di bastoni. Potrebbero esserci dei disequilibri. Andiamo a vedere anche l'8 di spade. Torre. E 6 di bastoni. Ho l'idea che per qualcuno, ragazzi, cambierà un po' il panorama a livello, cioè a settembre. Perché comunque abbiamo sia la torre che la giustizia al contrario, potrebbero esserci delle rotture. Andiamo a vedere l'8 di coppe. La sensazione che ho io è che inizierete qualche cosa, può essere una collaborazione, può essere un lavoro, può essere una relazione di coppia, dove non vi sentite abbastanza, non vi sentite all'altezza, dove avete paura di perdere i vostri spazi personali, la vostra indipendenza, la vostra autonomia. Nonostante questo, vi dico, c'è come un tentativo di entrare in questa cosa, però ho anche la sensazione che ad un certo punto vi renderete conto che no, non funziona e andrete verso altri lidi, verso altri obiettivi. E vi dirò che secondo me molti di voi potrebbero iniziare un percorso di studio nuovo per assicurarsi un futuro migliore. Se fosse una questione di coppia, potrebbe essere il inizio a studiare psicologia per capire meglio il o la mia partner. Se fosse una questione lavorativa, faccio questo corso che mi mancava perché così divento più sicuro di me, imparo, come si dice, skills. Certe volte non mi vengono i termini in italiano. Non sono doti, sono... ragazzi, non mi viene. Va bene, si scrive skills in inglese, skills. Non mi viene la traduzione letterale in italiano, però è come se doveste imparare cose per aumentare la vostra capacità mentale, la vostra capacità lavorativa. Andiamo a vedere il fante di spade. Mago, un 1, quindi un inizio. Anzi, se qualcuno lo sa o si vuole prendere il tempo di cercarlo, lo può scrivere sotto nei commenti la traduzione esatta di skills. 2 di coppe. Secondo me inizia qualche cosa di nuovo, una nuova collaborazione, una nuova unione, un nuovo percorso di studi che vi apre certe porte. Potrebbe essere un nuovo modo di vedere le cose, mi verrebbe anche da dire, un po' per questo appeso, un po' per quest'otto di coppe. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, secondo me può arrivare un lavoro, vi dico. Arriverà più facilmente se per caso inizierete questo corso di studi, questo... non è detto che debba essere un corso di studi a pagamento, ipotesi, no? Cioè nel senso qualche corso pubblico o di qualche scuola rinomata che vi dia l'attestato. Può anche semplicemente essere che voi avete già la vostra formazione e ampliate la vostra formazione con dei testi di libri di testo, con dei video, con dei seminari di approfondimento. Non è che veda proprio un corso in sé, però voglia di sapere di più,
ok? Come se aumentasse la vostra sete di conoscenza. E questo vi darà la possibilità di aprirvi ad un nuovo lavoro, a nuove conoscenze, ed è lì che secondo me potreste incontrare la persona che vi parlerà di quell'azienda che sta assumendo, di quel nuovo lavoro che c'è, di quello che potete, di quello a cui potete puntare. Non ci sono contratti a lungo termine per ora, però sì che è come se si smuovesse l'energia. Guardate, la lettura finisce con un mago, che è un 1, che è un inizio, quindi è facile che sì, inizierete a lavorare. Poi, in regola o no, diciamo che magari ci vuole un momento, bisogna capire se si funziona insieme. Per quello che riguarda le persone che sono in un lavoro dipendente, sinceramente ragazzi vedo nuovi inizi anche per voi. Allora vi dirò, per qualcuno preparate il piano B, perché ci potrebbe essere qualche licenziamento. Ovviamente ragazzi io leggo energia, siete tanti, non è detto che succeda a molti o a tanti, magari non succede a nessuno, però diciamo che quello che vi sto dicendo vi dovrebbe servire per non farvi trovare impreparati. Poi magari non succede e va bene così. Però è come se ci fosse la rottura, soprattutto se siete voi che non state più bene nel posto di lavoro. Io ho come la sensazione che potrebbero esserci dei cambi abbastanza drastici. Tenete presente che avete giustizia al contrario, la torre, il mago che è una carta di nuovi inizi, avete anche questo diavolo che mi può parlare effettivamente di una certa tossicità e ho come la sensazione che qui non si voglia lasciare indietro un qualche cosa. Quindi se siete dipendenti da molto tempo e magari avete già un certo ruolo nell'azienda, è come un no, non riesco a lasciare andare questa cosa, però perché? Perché mi identifico con il lavoro, io sono quella cosa lì, è una questione di ego, però è come se arrivassero a un certo punto dove o sì le cose terminano. Tenete presente che quando arriva la torre è difficile che siamo noi a far succedere i momenti torre, a meno che non ci sia un colpo di testa, di solito sono eventi esterni che arrivano e rimescolano un po' le carte. E devo dirvi, questo sempre per prepararvi psicologicamente, che di solito non sono mai momenti leggeri. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, vedo nuovi contratti, nuovi accordi, nuove responsabilità, però è come se dovesse puntare più in alto. È come se non riusciste ad uscire da questa sensazione di non sono abbastanza perché vi siete un po' standardizzati con quello che sapete fare. E secondo me questo corso, queste nuove doti, queste nuove, mi viene sempre skills, comunque questo nuovo saper fare vi può portare oltre dove siete adesso e quindi anche implementare tutto quello che sono le entrate. Parliamo di soldi. Allora, io credo che abbiate bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista a livello economico. Ehm, allora, prima di tutto vedo questo diavolo che mi dice vi state identificando con quello che avete, con la quantità di denaro che avete, però non è così. Il denaro va e viene, ci sono dei momenti nella vita in cui magari ne abbiamo tanto, degli altri momenti nella vita in cui magari non ne abbiamo per niente, però non è che noi siamo più o meno valorosi in base alla quantità di denaro che noi abbiamo. Quello non c'entra niente perché appunto è un ciclo, certe volte c'è, certe volte non c'è. Oppure certe volte ce n'è di più, certe volte ce n'è di meno. E sento che questo vi sta un po' incastrando, è per quello che secondo me avete la sacerdotessa qui. Vi dice guardate oltre, non guardate quello che è giusto, quello che è sbagliato, quello che è bianco, quello che è nero, tanto o poco, bello o brutto. Il punto è che una cosa è così, tipo la situazione economica potrebbe non essere delle migliori a settembre. Cosa posso fare io per aumentare le mie entrate? Quali doti posso imparare? Quali trucchi? Quale maestria? Che cosa
posso fare di più per togliermi da questa situazione fondamentalmente. Vi dico, secondo me non è così malvagia la situazione, ma è come se il non sentirvi all'altezza, il fatto che siate un po' intrappolati in questi risultati, in questo ego, io voglio, io sono, ho paura, perché la paura è propria dell'ego, vi faccia vedere un po' le cose in modo decisamente troppo negativo. Secondo me, puntando in alto, cambiando obiettivo e associandovi con le giuste persone, riuscirete a intraprendere una nuova strada che vi porterà lontano. Avete la sacerdotessa vede nel lungo periodo. Ok, parliamo di progetti. Se avete dei progetti, vi dico, non fidatevi di chiunque, perché ho come la sensazione che sarete voi a dover tenere sotto controllo tutta la faccenda, perché questo inizio sia prospero, perché questo progetto vada in porto o perché porti a casa i frutti che voi vi state aspettando. Parliamo di amore. Allora, per quello che riguarda i single, ragazzi, secondo me qualcuno arriva, e ci sono delle belle carte, effettivamente. Abbiamo un asso di coppe, abbiamo un 2 di coppe, abbiamo un 4 di bastoni, un matto. Quindi il potenziale lo vedo, però partiamo sempre da questo 3 di pentacoli, il non sentirsi all'altezza, il non sentirsi abbastanza, l'identificazione con l'ego. In realtà si tratta un po' di cercare cose superiori al sarò bravo abbastanza, sarò bella abbastanza, sarò interessante abbastanza. Ripeto, non siete o uno o l'altro, non siete i vostri soldi, non siete il lavoro che fate in questo momento di vita, perché poi magari domani cambiate. Siete altro, scoprite realmente chi siete. L'otto di coppe è una carta di ricerca spirituale. Quindi ho come la sensazione che dobbiate un attimino rivedere, anche con questo 8 di spade, il vostro modo di vedere voi, di vedere la vita e di vedere, diciamo, i risultati. Avete bisogno di riconoscere a voi stessi il vostro valore. Per le persone che sono in coppia, allora, il mese devo dire che funziona. Sono più pensieri, cioè non è che ci sia qualche cosa tra di voi che non vada, però è più il vostro modo di vedere le cose che fa sì che la situazione sia un po', diciamo, a bassa vibrazione. In realtà io sento che ci sono tutte le carte in regola per riuscire a creare una relazione con la R maiuscola. Quindi una relazione dove ci sia apertura, dove ci sia comprensione, dove ci sia unione, dove ci sia uno scambio reciproco. E se per caso si tratta di iniziare con qualche cosa di più serio, perché magari è poco che vi frequentate, vi dico andateci con i piedi di piombo, ma abbiate fiducia, perché secondo me le basi appunto ci sono. Soprattutto una cosa che mi viene da dire, se avete paura di perdere la vostra indipendenza legandovi a qualcuno, lavorate l'interdipendenza all'interno di una coppia, cioè il mantenere la propria autenticità e la propria individualità all'interno di una coppia, non diventare l'altro. Questo è tipico dei codipendenti, ragazzi, perché c'è come un problema di confini con loro ed è una questione di secondo chakra. E quindi è molto importante per riuscire a creare una relazione in equilibrio il mantenere la propria autenticità e la propria individualità. Però vi dico, secondo me si va verso risultati migliori, verso un'unione migliore. C'è come un'apertura del cuore, eh. Per le persone che invece sono in una situazione non tanto definita, magari una relazione clandestina, fate un passo alla volta. Anche lì siete un po' voi che vedete le cose in modo negativo, perché io tutta 'sta negatività in realtà non la sento, anzi,
Vi dirò che potrebbero esserci delle sorprese positive. Credo che qualcuno potrebbe anche iniziare un progetto. Se non lo inizia a livello fisico, se ne potrebbe iniziare a parlare. Però in tal caso fate attenzione a non proiettare troppo nel futuro, a non innamorarvi della proiezione del futuro, pensa che famiglia bellissima potremmo avere, pensa come staremmo bene insieme, non pensatelo troppo, vivetevi il momento perché sennò c'è come il rischio di vivere proiettati in un futuro che non esiste. Um, per quello che riguarda la famiglia, e intendo famiglia di anime, amici, conoscenti, colleghi di lavoro, non necessariamente la famiglia di sangue, sento come un risvolto. C'è come la voglia di unione, c'è come la voglia di oltrepassare certe cosette, certe discrepanze che non servono per ritrovare un po' l'unione familiare. Fate attenzione perché trovare l'unione familiare non vuol dire fare quello che dicono gli altri per amor di pace, ma vuol dire trovare un punto di incontro, che è quello che troverete a fine mese. Ok? Andiamo a vedere Osho, ragazzi, che cosa vi dice. La voce interiore e le vite passate. Wow! La sacerdotessa e la luna, che sono due carte di forte intuizione. La sacerdotessa ce l'avete già qui. Secondo me è come se vi dicessero di osservare in modo imparziale quello che avete vissuto nel passato. Io credo che qui questo 9 di spade fa riferimento al passato, fa riferimento a una paura che ancora vi portate dietro ed eccola qua, la carta della luna. Però la voce interiore vi dice quello che realmente è. La voce interiore può essere o il terzo occhio, ehm, che è un po' quello su cui si basa, no? Se vogliamo, la sacerdotessa ha fatto di vedere chiaro, di avere fenomeni di chiaroveggenza, o è la voce della vostra coscienza, la voce della vostra anima che vi parla, si tratta di ascoltarla. Molte volte noi abbiamo le intuizioni, dentro di noi sappiamo quali sono le cose, abbiamo delle percezioni, ma semplicemente per colpa della mente non gli diamo retta. Perché? Perché non vogliamo accettare certe cose. Vi faccio un esempio. Parlo con una persona, un bel fanciullo, magari interessante, gentile, dai bei modi, però quando parla quello che mi dice ha come delle discrepanze, no? Io lo so, lo sento, lo capto, però la mia testa dice, ma no, ma figurati, sarebbe la persona ideale, prova a frequentarlo, nonostante ci sia qualche cosa che già dentro di me dica no, lascia stare. Ok, quindi ci facciamo un po' fregare dalla mente, perché abbiamo bisogno di razionalizzare, di giustificare, di trovare spiegazioni e molte volte ci perdiamo nella mente e lasciamo, cioè ci dimentichiamo di quello che abbiamo percepito all'inizio. Fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ragazzi, false promesse, il mese che viene. Non avete 7 di spade, non avete fante di coppe, ma avete questo diavolo. Indipendenza organizzativa 5 mesi. Allora, quello che mi viene da dire con con queste false promesse, che tra l'altro è pure una luna, e qua mi riprende questa luna, anche il colore è azzurro azzurro. Guardate, i colori sono più o meno simili, più o meno, c'è un po' di verde, un po' di giallo, mi richiama un po' questa, però cercate di seguire l'intuito, ragazzi.
cercate di vedere al di là del è giusto o non è giusto, provate a chiedervi tra 1 anno, 3 anni, 5 anni, come potrebbe essere la cosa? E indipendenza organizzativa mi riporta un po' anche a questo 9 di pentacoli e allo sviluppare quello che è quella interdipendenza di coppia di cui vi ho parlato, che è anche un'interdipendenza lavorativa, cioè ci sono 2 soci, non è che bisogna sempre aspettare che l'altro sia d'accordo o che l'altro vi dica o che l'altro vi dia il benestare, cioè a un certo punto si tratta di sviluppare ognuno dei 2 il proprio settore di competenza e poi di interfacciarsi, ok? Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. La chiave è sempre l'amore. Devi imparare ad amare ciò che stai facendo, amare coloro che ti stanno accanto, amare il posto in cui vivi, amare ciò che ti circonda, amare anche l'aria che respiri e persino la terra sulla quale cammini. Ama ogni cosa su cui posi lo sguardo. Ama tutto e sii cosciente d'essere uno con tutto il creato. Io sono in ogni cosa, in ognuno. Io sono ciò che sono. Noi siamo uno. Siate trasformati dal rinnovarsi delle vostre menti. Un serpente non può crescere senza mutare la vecchia pelle, né un pulcino può uscire dall'uovo senza romperlo per aprirlo. Né può un bimbo nascere senza emergere dal grembo materno. Questi sono processi naturali, necessari perché i cambiamenti avvengano. Passo dopo passo essi si realizzano e nulla può fermarli. Se un pulcino non ha la forza di rompere il guscio, muore. La sento una frase molto profonda perché tra il diavolo e la torre si può parlare anche di tossicità. Se c'è qualcuno che sta vivendo una relazione tossica, un lavoro tossico, una situazione tossica, è doloroso romperla, ma è per il nostro più alto bene, perché di solito là fuori c'è qualcosa di meglio che ci aspetta. Amici del Toro, questo è quello che io avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia aiutato, vi abbia fatto riflettere. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro, Vi basta abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è stata studiata come una formazione in metafisica, metamedicina e si arriva ad un punto nella playlist 3, sono in ordine di numero, andrebbero viste in ordine cronologico, però nel numero 3 tratto le credenze limitanti e come alzare le vibrazioni attraverso il lavoro dei chakra sui 3 livelli, mente, corpo e spirito. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via trattando. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete dal computer o da un altro cellulare. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!